35 mm, una focale venerata da tantissime persone, sia qua su YouTube dove avete i punti di riferimento del settore come Simone Cioè, Emanuele Di Mare, tantissimi altri colleghi venerano questo 35 mm, sia dal punto di vista un pochino più classico della fotografia, dove libri, riviste e tantissimi esperti del settore evidenziano come il 35 mm sia una focale essenziale e che allo stesso tempo ha scritto la storia di veri e propri generi fotografici come la street photography e la fotografia di reportage. Quindi, dato che, come sapete, io sono sempre una persona curiosa, mi piace provare le cose eccetera, l'ho comprato. Più o meno 2 settimane fa infatti mi è arrivato questo 35 mm, l'ho unboxato. 35 mm f1.8 della Sony, l'1.8 a me come diaframma mancava, quindi l'ho aggiunto al mio 2470 f2.8 Sigma Art e sono andato a Parigi solo e soltanto con lui, con la cosa di dire provo questa esperienza a fare street a focale fissa, una cosa che avevo già fatto a Roma 2 anni fa, no esatto, perché l'anno scorso ci sono andato col 2470, 2 anni fa che l'avevo fatto col 50 mm 1.8 sulla mia Sony APS-C, quindi effettivamente un 75, e vi devo dire mi sono trovato veramente bene. È stato carino scattare a persone, monumenti, paesaggi urbani, molto caratteristico. Inquadrare con questa lente è particolare, adesso vi racconto bene come mi sono trovato. Nello specifico questo 35 mm f1.8 di Sony è quello base, è una lente un pochino datata ma è molto veloce con l'autofocus, ha una buona nitidezza sia in foto che in video. Non è un G-Master ovviamente, non ha la nitidezza e la precisione di un G-Master, però ha un suo carattere, ha un buono sfocato, ha un buon 1.8 e sinceramente sotto tantissimi punti di vista è veramente interessante. Per quanto riguarda invece la focale nello specifico, perché di quello che vi voglio parlare oggi, devi muoverti. Non c'è zoom, non c'è niente, c'è semplicemente il fatto che tu devi muoverti. E questa cosa può essere carina perché ti aiuta a inquadrare. Io personalmente ho sempre sostenuto e nello stesso mio percorso ho sempre applicato la filosofia del fai con una lente fissa, comincia con una lente fissa perché così impari a muoverti, impari a inquadrarti, impari a fare un passo indietro, un passo in avanti e incornici bene le cose. Questo ti dà la possibilità di imparare e poi a livello però di risultato ti casta un pochino perché ci sono delle cose a cui effettivamente tu non puoi avvicinarti fisicamente. Perché magari ci sono dei cancelli, perché magari è lontano, perché magari è un esatto momento che sta passando a una distanza che magari con un 35 non puoi prendere e che magari invece con un 70 o con un 105 potresti fare, ecco. Quindi questo 35 mm qua, dato che rispecchia più o meno la visione dell'occhio umano e dato che l'ampiezza è quella, devo essere sincero, è un obiettivo abbastanza ampio, cioè nel senso non è che vi dà la possibilità di fare la fotografia alla persona dall'altra parte della strada sfocandola bene, e no, perché comunque è come la vedete voi magari con i vostri occhi, quindi è più facile immaginarsi la scena e captare la scena, perché mi rendo conto che venga poi con il tempo il fatto di tradurre quello che vediamo ed immaginarselo con una certa focale. Con il 35 è più facile perché quello che vedo è quello che è più o meno adesso oggetto più oggetto meno nel nostro angolo di campo, e quindi questo è sia un vantaggio per la composizione della scena, che non devi pensarci troppo perché di fatto è quello che vedi, sia uno svantaggio perché comunque quello che vedi è bello ampio e magari isolare un soggetto non è così facile. Soprattutto io come vi dicevo prima me lo sono portato a Parigi, ho fatto delle fotografie un po' più street per testarlo eccetera, e alla fine se vuoi fare un ritrattone street, cavolo, devi esserci a questa distanza al soggetto, e diciamo che la parte di discrezione, la parte di viene molto meno, di naturalezza anche della scena, perché cavolo, se tu sei lì che stai facendo la fotografia a 1 metro da una persona, quella persona se ne accorge, quindi è già più difficile riuscire in questa cosa. Io ci sono riuscito solo un paio di volte, mentre invece magari a New York l'anno scorso avevo fatto delle belle foto, almeno secondo me, con un bello sfocato, il soggetto isolato, perché col 2470 Sigma Art spari a 70 mm 2.8 sfocatone e via. Però appunto, come la parte delle persone per strada mi sono trovato un pochino così, perché preferisco magari stare appunto un po' lontano, sfocare bene il soggetto senza infastidirlo e prendere la scena al naturale. Sul fattore dei paesaggi urbani invece mi sono trovato molto bene. Ho fatto le foto a vicoli, brasserie, a scene che vedevo in giro per Parigi
e devo dire che questo 35 mm è stato veramente piacevole da utilizzare, è stato piacevole vedere queste cose qua, ti dà un campo visivo perfetto che non ti impone magari quello che ti impone un 24 mm, che ti impone di utilizzare delle quinte per riprendere bene la scena, per dare quella profondità, perché sennò un grandangolo a 24 riprendi tutto e niente, e bello sì, ma secondo me non troppo, perché io non lo apprezzo particolarmente per i paesaggi urbani in 24 mm in cui fai le foto per strada alle persone, così, perché è veramente troppo ampio e molto spesso hai bisogno di questa quinta che bello, però ti va a occupare una parte di fotografia, non lo so, a me non fa impazzire, mentre invece col 35 mm ho capito perché tante persone lo adorano e perché tante persone si trovano così bene nel scattare a 35 mm, banalmente perché secondo me è la cosa più naturale. La macchina fotografica diventa con questa focale un'estensione del proprio occhio e quindi inquadra la stessa cosa che inquadra il nostro occhio, come vi dicevo prima. Questo può essere un bene o un male, dipende dalle situazioni, però sicuramente è l'approccio più semplice e naturale. E proprio per questa naturalezza devo dire che mi sono trovato veramente, veramente bene, bello tutto, la mia esperienza è stata fantastica. Sono molto contento, sono molto soddisfatto, non ve lo nascondo, mi sono divertito, è stato poi tra l'altro leggero con la macchina, è leggera da portarsi in giro, il 2470 pesa 3 volte tanto quasi, e quindi bello, leggero, belle fotografie, nitide, mi sono trovato veramente bene. Per l'aspetto dei ritratti non l'ho ancora provato, lo proverò nelle prossime settimane adesso che salgo a Bolzano, vedo se riesco a organizzare qualche ritratto in studio o qualche cosa. Poi per i video qua su YouTube è fantastico perché anche banalmente venire qua e portarmi dietro la Sony il 35 è diverso che portarsi giù la Sony il 2470, tutto il blocco, e così invece così è più leggero, è più veloce con l'autofocus, questo non è un mistero perché con il fattore che una lente Sony è molto più veloce e molto più rapido, e quindi mi trovo veramente bene. Prima di concludere, piccola parentesi sul 50 mm che io vi consigliai in un video ormai 2 anni fa. 50 mm secondo me rimane comunque la miglior lente fissa con cui iniziare, perché il 50 mm lo trovi a 150 euro, non a 500, che comunque per chi inizia sono due costi ben diversi, quindi io il 50 lo consiglierò sempre. A me piace il 50 mm, mi spiace non avere un 50 mm, però il 50 mm f1.8 qua sopra farebbe veramente una brutta figura, dovrei avere un 50 mm bello potente, magari il 50 mm Sigma Art f1.2. Se non sapete cosa regalarmi a Natale vi lascio qua una mail a cui potete contattarmi, a cui potete inviarmi questo bellissimo obiettivo, perché deve essere una cosa incredibile, per non parlare pure anche dei G Master. Però il 50 mm di Sigma Art mi attira di più banalmente di un G Master e basta. Quindi amici, questo è quanto. Mi raccomando, cominciate con le lenti fisse quando cominciate a fotografare, perché dovete imparare a inquadrare, imparare a muovervi. Il 35 è naturale, il 50 costa meno, l'85 secondo me è un po' troppo spinto, anche se in realtà neanche troppo. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, settimana prossima, iscrivetevi al canale per non perdervi nulla, ciao a tutti!